Amici del Portale del Verde, eccoci qui a dare una risposta a tutti gli appassionati di orchidee che si domandano: ma qual è il trucco per far rifiorire l'orchidea? Andiamo a chiederlo al più giovane e bravo vivaista d'Italia, Gioele Porrini. Eccoci qui Gioele, allora, siccome ci sono video in rete che fanno milioni di visualizzazioni, anche perché giustamente si dice eccolo svelato il trucco per far fiorire le orchidee, io ho la fortuna di conoscere tanti vivaisti. Allora sono venuto da te, che sei sicuramente il più giovane, sicuramente il più bravo, fra i giovani sei il più bravo, a chiederti qual è questo trucco, perché un conto è sentirlo dire da una persona come me, un conto è sentirlo dire dalla viva voce di un vivaista. Allora c'è un trucco innanzitutto? Diciamo che non c'è un trucco, però c'è un'accortezza importante che potrebbe sembrare poi un trucco per chi non lo sa, perché il discorso, diciamo, è questo. Allora, una cosa di cui mi sono accorto anch'io nel tempo che ho coltivato è che tantissime piante che non performano bene o non hanno buoni risultati erano accomunate più o meno dalla stessa caratteristica, cioè da quella di non avere sufficiente luce, sufficiente illuminazione. E questa è una cosa, diciamo, che credo che sia tra tutte le variabili della coltivazione, che sono la temperatura, la concimazione, l'innaffiatura e tutte le buone tecniche culturali, credo che sia in assoluto la più importante, la luce. La luce perché? Perché le piante si nutrono di zucchero prodotto sulla base della fotosintesi che viene fatta partendo sicuramente dall'acqua ma soprattutto dalla luce. Questa è una cosa da tenere in considerazione, perché proprio il numero di ore di luce del giorno, che in botanica si chiama fotoperiodo, cioè praticamente il periodo in cui le piante sono esposte alla luce, questo regola e setta tutta una serie di processi biochimici, cioè di processi che riguardano la chimica, ma la chimica biologica, cioè la chimica che avviene all'interno delle foglie, all'interno della pianta. Basti pensare ad esempio che esiste la classificazione tra piante brevi diurne e piante longi diurne, cioè piante che fioriscono con il giorno breve e piante che fioriscono con il giorno lungo, cioè a seconda delle ore di luce le piante si regolano e gestiscono la fioritura. Questo perché? Perché le piante devono capire in che stagione si trovano, e quindi sicuramente una pianta che registra un aumento delle ore di luce capisce di essere in primavera e quindi automaticamente si risveglia e comincia tutti i processi che invece, ad esempio in inverno, sono dormienti, sono fermi. Quindi, se possiamo fare una sintesi per i nostri amici, fra le varie cose, fra l'acqua, la temperatura e la luce, in assoluto la luce è quella più importante, e quindi possiamo anche dire di stare molto attenti all'inverno, giusto? Esatto, questa è una cosa importante, stare molto attenti all'inverno, perché l'inverno è la stagione, specialmente per le piante tropicali come le orchidee, in cui noi abbiamo penuria di luce, cioè carenza, mancanza di luce in assoluto. Pensate che noi siamo più o meno in Italia al 45esimo parallelo, cioè siamo 45 paralleli a nord dell'equatore, quindi abbiamo 45 volte meno la luce che c'è all'equatore, che è la zona da dove vengono le orchidee, quantomeno le Phalaenopsis. In inverno purtroppo, vedete anche oggi a Varese è una giornata nuvolosa, Alessandro, c'è pochissima luce, però sicuramente in una serra dove è tutta fatta a vetri c'è molta più luce che all'interno di mura, all'interno di un edificio chiuso come può essere la casa. Tante volte vengono i clienti e mi dicono: ah no, ma non si preoccupi perché io ho una zona luminosissima. E io dico: no, attenzione, se la zona è luminosa lo dice la pianta, perché le piante non mentono mai. Le piante, se c'è qualche condizione che non funziona, te lo dicono subito. Non fioriscono. E quindi ti dicono già, se la luce, non potendo parlare, non possono dirti guarda mi manca la luce, possono semplicemente avere si tramutano, si creano dei problemi
per cui poi non fioriscono. Questa è un po' la cosa che mi sento. Quindi possiamo dire che allora il trucco è svelato, si chiama luce. Bene, ringraziamo Gioele Porrini per questa sua bella risposta. Ricordate sempre di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!